Ce l'ho fatta. Sono riuscito ad effettuare con successo il trapianto di processore su un'altra scheda. Vedete? LED bianco. Il problema, sapete qual era? Una cavolata, ma tanto cavolata. E adesso ve lo mostrerò. Aspettate che spengo la console. Se ha voglia di spegnersi. Ok. Per qualche motivo non sentiva il dito. E adesso vado a togliere la scheda. Ecco, adesso che la scheda è smontata, posso farvi vedere qual era il problema. Il problema era semplicissimo. Purtroppo non ci ho dato molto peso all'inizio, no? Perché sono state le prime cose che sono andato a sostituire sulla scheda. Allora, come vi avevo già accennato, questo chip e il processore sono legati assieme da un codice univoco che viene determinato da Sony, ok? In fase di programmazione, no? Ok. Quindi per fare il trapianto completo servono tutti questi tre chip, no? Ok. Questo qua sono andato a fare il reballing ed è l'ultima cosa che ho fatto su questa scheda qua ed è venuto fuori perfetto. La cosa che ho fatto per prima cosa sono stati prendere questi due chip dalla scheda vecchia, ricordate? Quella completamente distrutta. Eccola qui, quella con tutte le piste disastrate, con il Southbridge completamente fuori norma, capito? Con tutte le tracce spezzate anche lì sotto, che ho fatto il lavoro per niente, ma eh, niente comunque viene per nuocere perché ho continuato a fare pratica, no? Ok. Per migliorare le mie tecniche di saldatura e di ripristino delle tracce, no? Ok? E la prima cosa che ho fatto è stato appunto staccare questo e saldarli su questa scheda nuova qua, ok? Cos'è stato il problema però? Che questo si vede, ha le gambe belle grosse e non ha nessun problema, ok? Questo qua invece ha le gambine più piccole, ok? E per puro caso sono andato, intanto avevo visto che c'erano parecchie resistenze qua dietro che vuoi per un discorso di calore, vuoi per un discorso di ossidazione naturale, ok? Erano un po' annerite, no? Resistenze in giro per tutta la scheda, erano leggermente annerite, ok? I terminali, chiaramente, non le resistenze, perché le resistenze sono già nere di per sé, ok? Però i terminali erano anneriti. Allora ho pensato, con il fattore di aver fatto riscaldato la scheda con la piastra di preriscaldamento, qua sotto c'erano 260-270 gradi. Ho pensato che qualche resistenza si potesse essere un attimo distaccata, ok? Dalla scheda. Quindi le saldature un po' fragili, un po' crepate, avessero dato il colpo di grazia, ok? Quindi sono andato a fare un reflow completo di tutte le resistenze, tolte, rimesse con lo stagno nuovo, ok? Ogni singola resistenza. Ci è voluto un bel po'. Però questo non aveva risolto il problema. Il problema era appunto questo chip qua, che aveva alcune gambine non saldate. Cioè proprio sembravano saldate, anche al microscopio, ok, sembrava tutto a posto. Poi però quando sono arrivato qui con la pinzetta a controllare ogni singola gambina, alcune si muovevano perché non erano saldate correttamente, non sono riuscite ad attaccarsi bene alla scheda. Ho ripassato le saldature su questo chip qua e come avete visto adesso è funzionante. Quindi sono riuscito finalmente ad ottenere una scheda funzionante da questo disastro qua. Ho fatto un trapianto di processore completo e adesso l'unico ostacolo che mi rimane da scoprire è se fra le scocche che mi sono state fornite c'è anche la schedina per il lettore abbinata a questo processore. Se questa scheda non esiste, non c'è,
ho fatto il lavoro per niente, ma sono comunque soddisfatto di me stesso per il successo che ho avuto. Se invece c'è, oh, meglio ancora, meglio ancora, meglio ancora. Il problema è che adesso devo andare, letteralmente, intanto devo andare a mettere un chip HDMI, ok? E ce l'ho da questa? No, questa è stata presa, però posso andare a prendere i filtri e metterli qua. Dovrò prendere un'ulteriore scheda che ho ricevuto sempre dallo stesso venditore in regalo, perché a quanto pare sembra che ha visto i video e gli sono sembrato un po' insoddisfatto dell'acquisto, allora mi ha voluto fare in regalo un paio di schede in più, ok? E infatti vado a prendermi un paio di schede in più, che una ha il processore completamente bruciato, con le bolle eccetera, quindi è esploso, un'altra che aveva dei problemi e sono riuscito a risolverli, ma non c'è la scheda abbinata per il lettore. Ed è un peccato perché anche quella era una versione firmware 7.01 ed è un peccato non avere il lettore e quindi non è possibile utilizzarla. È una scheda buona per andare a tenerla come riferimento, no? È una scheda funzionante, so che funziona, è tutto, quindi se avessi bisogno di qualsiasi altra avessi bisogno per qualsiasi altra console, qualsiasi altra scheda, posso andare a prendermi quella come riferimenti perché so che è funzionante, insomma qualsiasi misurazione o qualsiasi componente che so che è funzionante, che ho bisogno che sia funzionante, so per certo e la posso tenere come scheda da test. Ok, quindi adesso io devo solo andare in cerca appunto di queste schede qua. Il problema è che non ho solo una singola scheda, ne ho diverse. Ne ho diverse, alcune senza il chip e di conseguenza non me ne faccio niente, che sono arrivate senza il chip, altre, questa qua c'è il chip distaccato, perché ho fatto alcune prove con quella che appunto non aveva la scheda abbinata, magari ho detto è la scheda che non faceva un buon lavoro, allora ho provato un po' di scambio di questi chip Renesas, ok, e tecnicamente ecco qua, questi sono i due chip che ho provato a scambiare, però io adesso ho queste 1, 2, 3, 4, 5, 6 schede da provare su questa console qua per verificare se è la scheda sua, qual è la scheda sua e procedere quindi all'installazione del software, altrimenti senza scheda niente software e niente console funzionante. Quindi speriamo che fra una di queste ci sia quello funzionante e quello appropriato per questa scheda e niente, vi farò sapere a breve insomma. Allora, come vedete adesso la console è accesa e ho attaccato una scheda di quelle che avevo, sono in condivisione dello schermo, ok, io a sinistra ho OBS il computer e a destra ho lo schermo diviso a metà e mi mostra l'immagine, perché ho il cavo HDMI, mi mostra l'immagine e mi dice versione del firmware, devo reinstallare la versione del firmware 9.00, il che è fantastico. Se trovo la scheda è una di quelle modificabili e sono molto contento, ma bisogna andare a vedere. Quindi adesso noi abbiamo la nostra pennetta, ok, però questa ha ancora un firmware non compatibile con quello che chiede, quindi adesso vado un attimo a metterci il firmware corretto, che ci metto pochi secondi, e poi vado ad inserire la chiavetta e a verificare che cosa succede. È possibile che, come avevo già detto, io ho 6 schede, queste 4 qua erano già pronte, bisogna vedere se fra queste 4 c'è quella sua, altrimenti mi mostrerà l'errore CE 35888-6, perché chiaramente la schedina non è quella sua compatibile. Quindi andrò avanti finché non la trovo. Sarebbe bello avere al primo colpo che questa qua è la schedina, ma potrebbe anche andare male e non avere io non ho nessuna schedina
che funziona per questa console. Quindi poi risulterebbe un'altra console che, a causa del discorso accoppiamento con queste schedine qua, che non è possibile trovare un modo neanche di riprogrammarli. È assurdo, è pazzesco. Quel giorno che troveranno il modo di riprogrammare i Renesas per farli riaccoppiare alla scheda, si salveranno milioni di console, milioni di PS4 si salveranno, finalmente. Però per il momento siamo bloccati qua, quindi dobbiamo per forza tenerci le condizioni come sono, sperando che durino il più a lungo possibile. Allora, io qui ho copiato i dati, vado a togliere la chiavetta in sicurezza, espelli, perfetto. E allora adesso andiamo a mettere la nostra chiavetta. Il LED di stato è al di sotto, non si vedrà da sopra, ma io la vedo sì. Ok, e gli diciamo ok. E adesso ok, si è verificato un errore CE 35888-2, non -6, ecco. Quindi questa non è la schedina sua. Ok, e ci dice spegni la PS4, quindi dobbiamo solo aspettare che si spenga la PS4. Una volta che si sarà spenta, ok, stacchiamo il cavo di alimentazione, cambiamo, questa schedina non è la sua, proviamo questa, dovremmo andare per tentativi, sperando di trovarla tra queste che sono qua. Ok, riaccendiamo e ripetiamo, sperando che, allora questa, ok, se non sentite nessun suono quando andate a premere, è probabile che il Renesas sia addirittura morto. Non è questo il caso. Ok. Adesso la console si accende, faremo le nostre prove. Adesso avrò altre due schede e poi vediamo cosa succede. Vi faccio sapere appena ho delle novità. E rieccoci tornati. Allora, ho testato praticamente tutte le schede che mi sono arrivate insieme all'8, ma alla fine neanche una di queste funziona. Nessuno, tutte quante mi danno l'errore CE 35888-2. Quindi vuol dire che nessuna di queste schede è quella sua. È possibile che nelle schede che vi ho fatto vedere in precedenza, quelle senza il chip, ci potesse essere tra quelle quella compatibile con questa console. Purtroppo neanche questa si riesce a salvare ed è un peccato. Però è positivo il fatto che sono riuscito a sistemarla e a fare il trapianto in maniera corretta. Quindi è la prima volta che faccio un trapianto, non ci ho mai provato prima d'ora, non mi è mai interessato, o non si è mai verificato l'opportunità di dire ok, faccio un trapianto. Quindi è stata un'esperienza positiva anche per questo. E niente, pazienza. Adesso ho due schede che funzionano, tenere per qualsiasi test e nient'altro. Solo a scopo puramente di test e di riferimento. Va bene ragazzi, niente. Spegniamo la console e niente. Spero che comunque sia stato un video utile e che sia stato interessante, che sia stato educativo. E niente, like, iscrivetevi, commentate e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!